È finita, ragazzi, è finita qui, finisce la stagione. Inter batte Samp come ultimo atto di questo campionato. 3-0 dell'Inter con 3 gol tutti nel secondo tempo. Perisic, Correa che segna anche la sua personalissima doppietta, la terza doppietta in questo campionato di Correa, che ha avuto poco spazio per i tanti problemi fisici. Dall'altra parte però il Milan batte il Sassuolo con 3 gol tutti nel primo tempo, anche questo caso curioso di 3 gol dell'Inter nel secondo, del Milan tutti nel primo tempo. Il Milan vince lo scudetto 2021-2022. Sto facendo veramente fatica perché eravamo partiti prima di questa gara consapevoli del fatto che vincere questo scudetto all'ultima giornata con questa combinazione di risultati che doveva portare il Milan a perdere in casa del Sassuolo, già sazio, già salvo, senza bisogno di punti, e noi contemporaneamente dovevamo vincere contro la Samp. Sapevamo che dal punto di vista anche puramente statistico e numerico era molto molto difficile, se non impossibile. Però lo abbiamo sempre detto, la ragione diceva che lo scudetto sarebbe andato al Milan, ma il cuore, per noi che del cuore nerazzurro abbiamo fatto anche il nostro logo, diceva che dovevamo crederci e dovevamo provarci fino all'ultimo. Sono molto molto triste perché comunque ho visto dei ragazzi che in questo momento in tanti in lacrime, ho visto Lautaro in lacrime, c'è Barella che sta consolando Di Marco. I giocatori possiamo dire poco, secondo me. Adesso inizieranno tanti commenti, inizieranno tanti che daranno la colpa chi all'allenatore, chi a Radun. Non lo trovo giusto incolpare Radun, non trovo giusto dare le colpe specifiche a qualcuno, perché in questa stagione di match point per vincere questo scudetto ne abbiamo avuti tanti. Purtroppo ci sono stati vari momenti in cui potevamo far girare lo scudetto dalla nostra parte e non lo abbiamo fatto. A questa partita chiedevamo di chiudere con una vittoria, i ragazzi lo hanno fatto con un grande 3-0 davanti ad un grande pubblico come sempre spettacolare, un pubblico come sempre clamoroso con oltre 70.000 tifosi. Abbiamo superato il 1.100.000 spettatori a San Siro durante quest'anno, con quindi il pubblico interista che si conferma sempre il migliore in Italia da tutti i punti di vista. Simo, ti lascio un po' la parola, vedo anche Lautaro fortemente in lacrime, con uno scudetto perso dall'Inter e vinto dal Milan. Non sono due cose che si escludono, secondo me. No, sono d'accordo, è stata una stagione lunga, difficilissima, perché è cominciata con delle premesse che, quando si dice avrebbero buttato giù chiunque, il nostro è il caso più emblematico. Noi poi ricordiamo bene in diretta ogni giorno i commenti, le sensazioni che tutti avevamo alla fine di agosto, quando si è chiuso quel maledetto mercato che ci ha portato via tantissimo. E quindi proprio per questo motivo, come dicevi anche tu, io francamente non voglio e non posso criticare i ragazzi e l'allenatore, perché hanno fatto il massimo. Il calcio e lo sport prevede che vinca molto spesso una persona sola o comunque una squadra, non possono vincere in 3, in 5, in 12, e in questo caso c'è stato qualcuno che ha fatto meglio di noi, ma il fatto che qualcuno faccia meglio di qualcun altro non significa che tutti gli altri abbiano fatto schifo. Questo è il principio, secondo me, base su cui si dovrebbe fondare ogni analisi sportiva. Quindi io ringrazio ovviamente i ragazzi, soprattutto mi spiace tantissimo vederli così giù, e questo testimonia ancora di più quanto ci credessero e quanto ci tengano a questa maglia, a questi colori, Lautaro, Perisic, Di Marco, tutti, veramente tutti. E dispiace tantissimo, ovviamente, perché anche se nessuno probabilmente se lo sarebbe aspettato ad agosto, poi arrivi qui e te la vuoi giocare e ci vuoi provare. E niente, speriamo che questa delusione i ragazzi la tramutino in rabbia, la tramutino in voglia di riprendersi quel maledetto simbolino italiano al centro del petto che abbiamo avuto per un anno solo, ma che dobbiamo andarci a riprendere già l'anno prossimo. Sono d'accordo, Simo. Io ho visto, comunque, sto in mente adesso ho tante cose, sto pensando tante cose. È inevitabile, oggi la delusione è tanta, perché finalmente purtroppo si è concretizzato in maniera aritmetica il nostro incubo. Io a inizio anno l'ho detto più e più volte, volevo che quest'Inter, dopo un'estate così terribile che abbiamo vissuto, perché quella era un'estate che poteva spazzare via tutti, come abbiamo detto più e più volte, e come ha ribadito secondo me giustamente il mister più volte, avevo chiesto
nel mio piccolo, diciamo così, nelle previsioni di inizio anno a quest'Inter di fare il possibile per superare il girone di Champions, quindi approdare agli ottavi, vincere la Supercoppa perché comunque eravamo lì, era una partita sola e si poteva vincere, e poi soprattutto andare il più lontano possibile in Coppa Italia e arrivare all'ultima giornata di campionato con la possibilità aritmetica che al fischio iniziale si potesse ancora vincere lo scudetto. Queste erano le mie richieste all'Inter di quest'anno, questi erano i miei, tra virgolette, obiettivi. Sono stati raggiunti tutti in pieno sostanzialmente, perché siamo arrivati agli ottavi di finale, abbiamo fatto una grandissima figura con il Liverpool, abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo vinto la Coppa Italia, 2 finali vinte contro la Juventus, un anno in cui abbiamo battuto 3 volte su 4 la Juventus, e l'unica volta in cui non l'abbiamo battuta è stata solo per una svista arbitrale negli ultimi minuti, e deve essere un'annata comunque da sottolineare assolutamente. Lo scudetto perso all'ultima giornata fa male e sicuramente ridimensionerà un po' quest'annata, perché a vincerlo è stato il Milan, che secondo me non ha dimostrato di essere più forte di noi. Questo almeno è il mio punto di vista. Hanno chiuso con dei numeri a livello difensivo migliori dei nostri, hanno subito un gol in meno rispetto a noi, e questo secondo me è stato il loro grande merito della seconda parte di stagione, perché non riuscire a non perdere nemmeno una partita da febbraio, da gennaio anzi in poi, è qualcosa che sicuramente va sottolineato, soprattutto non subendo di fatto più gol o subendone veramente molto pochi. Credo che nei derby l'Inter abbia ampiamente dimostrato di essere più forte, purtroppo però secondo me l'abbiamo persa soprattutto lì nei derby, dove noi siamo andati un po' in blackout e che poi hanno causato le problematiche che abbiamo avuto per diverso tempo, e anche il problema dello scontro diretto a sfavore. Io Simo faccio 2 considerazioni, poi torno a leggere la chat subito dopo questa clip. Credo e spero che questa stagione abbia dimostrato intanto cosa si può migliorare. La metto così. Poi è chiaramente un voler indorare la pillola in questo momento. Avessimo vinto anche lo scudetto quest'anno, avremmo forse mascherato delle lacune e dei limiti che ci sono in questa stagione, e con i quali invece dobbiamo fare i conti. Io credo che il Milan, senza voler sminuire lo scudetto del Milan, perché il Milan che fa 86 punti è un risultato enorme. Io mi arrabbio più con noi che non ne abbiamo fatti 87. Ecco, questa è la mia opinione. Però credo che il Milan sia arrivato a fare 86 punti anche perché si sono allineate tantissime cose. Il calendario ha nettamente sfavorito noi, hanno affrontato nell'ultima parte di stagione delle squadre che si sono molto, ecco, non hanno lottato alla morte, non avevano grossi obiettivi da raggiungere come invece avevano magari i nostri avversari. Comunque anche oggi la Samp ha opposto resistenza alla grandissima, a differenza del Sassuolo, di come l'abbiamo visto dall'altra parte. Quindi da questo punto di vista secondo me loro, che poi non avevano più le coppe, sono usciti anche dalla Coppa Italia eccetera, hanno giocato meno partite di noi, si sono allineate tante cose, sono stati bravissimi a sopperire ai vari infortuni quando ne hanno avuto nella prima parte di stagione, quindi bravi loro a fare 86 punti. A me rode molto non averne fatto 87. Per fare le analisi, i bilanci e dare le colpe, ecco, mi sembra non mi sembra giusto dire oggi è stato Radu, è stato questo, è stato l'altro. Potevamo fare tutti quanti di più. Oggi ha vinto il Milan. Io credo che però vedere questa rabbia nei ragazzi potrebbe darci qualcosa in più in vista della prossima stagione, nel senso che il Milan si potrà rinforzare sicuramente, visto che incasserà anche tanti soldi da questo scudetto, dalla Champions eccetera, però io credo che il Milan quest'anno abbia overperformato, si dice in questi casi, abbia fatto più di quello che è nel loro reale potenziale. L'anno prossimo forse magari avranno un po' di pancia piena da questo punto di vista, magari qualcosina non girerà magari a favore come invece è girato quest'anno. Noi spero vivamente che durante l'estate si lavori molto anche sul far montare questa rabbia che sto vedendo nei ragazzi in questo momento, e da questa rabbia dobbiamo ripartire per colmare quel gap che magari può esserci con chi si rinforzerà ancora di più, non lo so. Io sono convinto che partiremo ancora più agguerriti, più cattivi, e che confermando gran parte di questo gruppo e rimanendo competitivi, siamo tornati competitivi comunque, perché scusami se mi prendo il tempo Simo, però voglio esprimere tanti concetti perché secondo me troppi li faranno passare inosservati. Arrivavamo da 10 anni di nulla,
siamo passati da 2 quarti posti con Spalletti, poi abbiamo fatto un secondo posto in una finale di Europa League, uno scudetto uscendo dai gironi di Champions, adesso abbiamo fatto un altro passettino, purtroppo non vincendo uno scudetto per una serie di dettagli che abbiamo sbagliato, ma comunque siamo lì ancora una volta, e quindi l'anno prossimo dovremo fare ancora di più, costruendo sopra questa rabbia. Sì, son d'accordissimo. Poi quando hai un gruppo maturo, consapevole e fatto di uomini, con la U maiuscola, come sono i nostri ragazzi, questo diventa anche più facile e secondo me diventa più difficile essere così cattivi, come purtroppo qualche tifoso, magari adesso anche comprensibile a caldissimo, sta facendo. Cioè, francamente io continuo a guardare le immagini, poi anche Radu in lacrime, ovviamente lui avrà un peso, 'sto ragazzo che incredibile, Ranocchia prima. Io di fronte a queste scene non posso non provare affetto e voglia di abbracciarli uno a uno, porca miseria se fossi lì in campo. E quindi da qui si riparte. Da qui si riparte, i ragazzi hanno avuto 9 mesi per mettere le loro, diciamo, abilità in campo, adesso ci sono 3 mesi in cui le abilità vanno messe da qualcun altro, ovvero dai dirigenti e dalla proprietà. Dopodiché, chiuso il mercato, si ripartirà. Quindi, alla fine, come hai detto tu, il fatto che questo risultato fosse il più probabile ci poteva anche, al di là del crederci, dare la possibilità di metabolizzare un pochino meglio. E chiaramente la delusione c'è, però come ho detto prima, e su questo non smetterò mai di ribadirlo, il calcio e lo sport è fatto da queste cose qui. Cioè, alla fine uno vince e gli altri perdono, ma il fatto che uno vinca è perché è stato più bravo, molto semplicemente, non perché gli altri hanno fatto schifo. L'Inter, per ricordare un altro dato che passerà in cavalleria, l'Inter di Inzaghi ha fatto 7 punti meno dell'Inter di Conte, che ha giocato per metà stagione senza le coppe e che aveva Lukaku, Hakimi e Eriksen. 7 punti, se me l'avessero detto ad agosto avrei firmato 300 fogli per sapere che avrebbe fatto 7 punti in meno. Se mi permetti, allora concludo mostrandoti una cosa che denota secondo me lo stile e la qualità anche del gruppo di quest'anno, che è il tweet con cui l'Inter saluta il campionato facendo i complimenti al Milan per la vittoria. Questo si chiama stile, cosa che molti milanisti non hanno avuto, e lo ribadiamo perché anche nel pre-partita abbiamo visto delle scene che non è che non sono da Milan, da Inter, non sono da civiltà, quindi ecco, questo va specificato e l'Inter conclude così, a me fa francamente molto piacere. Bravo, hai fatto bene a mostrarlo, Simo. Per il resto, che c'è da dire? Secondo me tanti discorsi come anche il ci fosse stato Conte, avremmo vinto in questo momento, hanno poco senso, ragazzi. Non facciamo come gli Juventini, se c'era Nedved, che è diventato un po' il loro mantra. Lasciamo stare queste cose, concentriamoci su quello che è stato, cerchiamo di trovare anche gli spunti per poter ripartire dall'anno prossimo e fare ancora di più. Io ringrazio quelli che ci hanno seguito fino a questo punto della clip. Noi rimaniamo in diretta ovviamente adesso, ma chi sta guardando questa clip, fatecelo sapere nei commenti con, non lo so, l'emoji che preferite voi. Metteteci un emoji per supportarci in questo momento. Iscrivetevi al canale e vi ricordo, tutti i giorni saremo in diretta anche d'estate alle 19:30 per tutte le notizie, gli aggiornamenti e per seguire ovviamente tutto quello che succede in questa estate che ci porterà alla prossima stagione. Scudetto al Milan, noi lo abbiamo perso, comunque potevamo fare di più sicuramente, e non resta che mangiarci le mani e aspettare la rivincita. Ragazzi, chiudiamo qui la clip e continuiamo con la live.